L'argento è crollato, l'oro è crollato, ma indovina un po', ciò che è successo non è frutto di una coincidenza, non è il retail che vende per prendere profitto, ma c'è qualcosa di molto più sottile e molto più interessante dietro. Sto parlando di una manipolazione e in questo video ti mostrerò esattamente il perché. Non parliamo di teorie complottiste, parliamo di dati, numeri, analisi che dimostrano che è successo qualcosa di strano proprio nell'ultima vicenda che ha colpito i metalli preziosi e che ha portato il mercato a crollare. Quindi mettiti comodo, spegni le notifiche e iniziamo subito. Quando tutto crolla, quando stai perdendo soldi, la prima cosa che viene naturale fare è quella di giustificare l'accaduto, dando in genere colpa a terzi, non assumendosi le proprie responsabilità per non aver analizzato, non aver compreso quello che sta succedendo. Bene, in questo caso e questo video nello specifico non è una fase di negazione, cioè un dare la colpa per ciò che è successo a terzi piuttosto che nostra responsabilità, ma è più che altro un'analisi accurata di ciò che è successo, perché il movimento sull'argento e sull'oro, quello che ho visto, il modo in cui sono collassati, è tutt'altro che normale e non è neanche giustificabile dal pump che c'è stato in precedenza. E quindi dopo il crollo di venerdì, nel weekend ho preso sabato e domenica per analizzare nel dettaglio ogni singolo movimento, tutto ciò che è successo, e in questo video ho costruito proprio una cronologia esatta degli eventi che parte da martedì e arriva alla fase del crollo di venerdì, analizzando non solo i player coinvolti, ma ciò che è stato detto e soprattutto i numeri. Arriviamo quindi all'analisi dei fatti. L'argento, come puoi vedere in questa foto, è appena crollato del 39% al momento in cui registro questo video. Non in un mese, non in una settimana, ma in una manciata di ore. Come ho detto, un movimento di questo tipo mi puzzava di orchestrato e probabilmente non è puzzato solo a me. Bark sostiene "Mathematically, this shouldn't happen in the lifetime of the entire universe", che tradotto significa che matematicamente sta roba qui non dovrebbe accadere. C'è però qualcosa di strano che è successo, piccolo spoiler, e su cui torneremo più avanti in questo video, proprio durante il crollo. Infatti devi sapere che mentre oro e argento crollavano, parallelamente la domanda per oro e argento fisico cresceva, al punto che la maggior parte di banchi del metallo, di dealer, non avevano più disponibilità. Josh Philip Payer, per esempio, afferma: la domanda per il metallo fisico che sta arrivando ti lascia senza parole, senza fiato. Mai vista una roba del genere dal lockdown. E ancora Silver Trade esce con un suo tweet dicendo: entro domenica sera l'argento fisico sarà sold out, quindi inottenibile, in ogni singolo maggior dealer, quindi banco dei metalli. Intanto, mentre il prezzo della carta collassava, l'argento è diventato $40, come ci dice Bull Theory, $40 più costoso rispetto all'Occidente. Quindi l'argento a Shanghai costava $40 in più rispetto a quello nominale che avevamo su carta qui. Mentre tutto crollava, in realtà il fisico si muoveva. Ed è questo quello che suona incredibile, quello che mi ha fatto dire: aspetta, voglio approfondire. Perché proprio in quel momento, proprio durante il crollo, io stavo acquistando argento fisico e nel rivenditore da cui mi fornisco è uscito un banner che, a causa dell'alta intensità di acquisti, il servizio poteva non essere ottimale. Intanto vedevo sold out praticamente la maggior parte di argento fisico. Questo mi ha fatto pensare che qualcosa stesse succedendo. Sono andato a vedere altri dealer, soprattutto americani, quelli un po' più grossi, e anche in questo caso è uscito il banner: siamo praticamente off stock. Entriamo quindi nel merito, perché, come ho detto, la situazione mi puzzava. E attenzione, ha colpito l'argento. In questo video parleremo prevalentemente d'argento, ma ti mostrerò che la stessa identica manipolazione è avvenuta anche sull'oro. E a proposito di oro, ormai sono passati un po' di mesi, ne ho già parlato anche in altri video, ma reputo importante portare un aggiornamento. Solidus è ufficialmente diventato il mio rivenditore di fiducia per quanto riguarda l'oro fisico. Ricordo, è un prodotto nato in sinergia con Carrara SPA, un'azienda italiana conosciutissima nel mondo dell'oro e che ha creato un prodotto veramente rivoluzionario che va a incarnare perfettamente quella che è la mia filosofia, cioè l'oro come valuta. Infatti su Solidus, come puoi vedere, hai un'app estremamente comoda in cui puoi di fatto accumulare oro. Puoi comprare oro fisico, certificato, assicurato, detenuto nell'oro cavò, ma che puoi farti anche spedire. Quindi puoi comprare oro fisico, detenerlo
o venderlo con commissioni estremamente vantaggiose, ad oggi le più basse che io abbia mai trovato sul mercato. Molto semplice da usare, abbiamo una sezione mercato dove possiamo vedere in tempo reale l'andamento del prezzo, tasto compra, vendi, molto semplice, in questo caso ho 4 grammi di oro, in profitto nonostante il crollo di un 13%, quindi mi fa vedere esattamente tutto, IBAN italiano, quindi posso depositare fondi, utilizzarli per acquistare oro fisico oppure spenderli con la mia carta. Posso anche attivare la possibilità di spendere direttamente oro, ecco perché mi piace veramente tantissimo l'idea che hanno avuto e sono felicissimo da italiano che sia nata proprio da italiani. Abbiamo poi una dashboard veramente semplicissima dove ci mostra il nostro bilancio, quanto oro abbiamo, insomma tutto. Adesso io se volessi comprare per esempio oro mi basta cliccare compra, scegliere quanto comprare, il minimo sono 2 grammi, cliccare, come possiamo vedere il prezzo dell'oro è ora a 135,15 euro al grammo, io pagherò 136,15 euro al grammo. Quindi compro subito, posso anche se voglio inserire un ordine al limite, quindi dirgli comprami ad un certo livello, quindi posso selezionare il prezzo e il totale, un giorno, 7 giorni, un mese, un anno. In questo caso io voglio comprare subito, quindi clicco compra subito, confermi, totale 272, sì, conferma. E ho appena comprato 2 grammi di oro fisico. Ora tornando indietro nella mia dashboard vedrò che cosa nella sezione dashboard appunto vedrò che ho 6 grammi in portafoglio e scorrendo in basso mi mostra questa linea tratteggiata. Quella linea tratteggiata è il mio prezzo medio di acquisto, infatti qua mi darà anche il mio prezzo medio di acquisto, in questo caso 125 euro al grammo. Posso in qualsiasi momento vendere, stessa dinamica, vado a scegliere la quantità che voglio vendere, posso in questo caso vendere meno di 2 grammi, quindi posso comprare a blocchi di 2, ma vendere anche di meno, vendere subito oppure inserire un livello a cui vendere. Posso, come ho detto, anche chiedere il metallo fisico, quindi andando in ritiro oro, posso scegliere se prendere i lingotti Argoreus oppure quelli direttamente l'oro, perché abbiamo detto è un prodotto nato in sinergia con Carrara SPA, quindi hanno anche dei lingotti l'oro. A questo punto io posso scegliere quanto prendere, quindi scegliere il taglio. Anche in questo caso partiamo da 2 grammi, posso scegliere il lingotto a 2 grammi, 3 grammi, 4 grammi, 5 grammi e così via e farmelo spedire. Quindi faccio aggiungere al carrello, vai al checkout ed ecco qua, il costo di manifattura è 0 in questo caso, costo di spedizione 53 euro, quindi posso farmi inviare con 50 euro il metallo direttamente a casa. Va da sé che io utilizzo questa funzionalità un po' per volta, quindi cosa farò? Comprerò, accumulerò metallo, quando ho una cifra di un certo tipo, forte del fatto che è tutto assicurato, tutto garantito, tutto ultra certificato, io posso, accumulato un po' di oro fisico, farmelo spedire. Ricarica, facilissimo, posso ricaricare con carta di credito, con commissioni, oppure con bonifico bancario, in questo caso senza commissioni. Quindi veramente tutto molto semplice. Una soluzione pratica, comoda, veloce, smart per comprare oro fisico in comodità direttamente da un'app. Altra cosa, ogni fine anno viene generato un certificato su quelli che sono i movimenti che sono stati fatti, in particolare le plusvalenze generate dalle vendite, in modo da poterli poi comodamente portare in dichiarazione dei redditi. Ti lascio qua sotto ovviamente il link per scaricare l'app. Ricordati di utilizzare in fase di registrazione il codice DEMASI per continuare ad avere vantaggi importanti per quelle che saranno le evoluzioni che arriveranno a breve su questa app e che non vi spoilerò. Qua sotto è il link. Torniamo ora all'argento, torniamo ora all'oro e analizziamo bene che cosa è successo. Quindi vediamo la cronologia dei fatti. Partiamo da martedì. Trump manda un segnale chiaro e inequivocabile su quello che sarebbe stata la politica da qui in poi. Una politica che di fatto voleva un dollaro debole. Stampare denaro per indebolire il dollaro e permettere agli asset di esplodere. Risultato, il mercato ha cercato oro e argento come protezione per la svalutazione in arrivo. Facciamo un salto temporale di qualche giorno, arriviamo a giovedì. Giovedì l'argento tocca il nuovo massimo, 120-121 dollari l'oncia, un traguardo incredibile e mai raggiunto nella storia dell'argento. Tutti parlano di argento, ma è proprio in questo momento che le cose diventano pericolose.
Riporto dunque quanto scritto in conclusione al mio articolo datato 6 gennaio. Tra l'altro, se ancora non sei iscritto alla mia newsletter, è totalmente gratuita, escono articoli come questi veramente importantissimi. Ti lascio il link qua sotto, qui ti compare il QR code, qua sotto il link per iscriverti gratis alla newsletter. Leggo testualmente: il mercato dell'argento è entrato ora in una fase estremamente delicata, in cui anche le più piccole perturbazioni possono innescare fallimenti a cascata. Un grande fondo che richiede la consegna di fisico, un acquirente sovrano che entra nel mercato, la chiusura di una miniera, il panico industriale, un'altra interruzione della borsa. Ognuno di questi eventi potrebbe innescare un crollo. Ecco, in occasione di questo articolo qua, in tanti mi hanno detto: ma com'è possibile che se viene richiesta la consegna del fisico ci sia un crollo? Bene, perché dobbiamo capire una cosa: il fisico sta da una parte, il cartaceo sta dall'altra. E non sempre queste cose matchano, come vediamo proprio tra pochissimo. Continuiamo con la cronologia dei nostri fatti. Abbiamo visto la fase 1, la trappola, l'annuncio della politica di un dollaro debole, arriviamo quindi all'innesco, la fase 2. Venerdì, ore 6 del mattino, proprio prima dell'apertura del mercato, Trump annuncia Kevin Warsh come nuovo presidente della Fed, che entrerà in carica a maggio. Warsh è tendenzialmente interessato a mantenere una salute monetaria, quindi in un certo senso fare quello che dovrebbe fare la Fed, cercare di mantenere un'inflazione bassa, una disoccupazione bassa, come non per forza stampando tonnellate di denaro, ma giocando su quelle che sono le leve che appunto la Fed generalmente utilizza. In questo caso l'arrivo di Kevin Warsh porta più fiducia sul mercato e i media hanno tradotto fiducia in una ripresa del mondo economico americano uguale fuga di denaro dall'argento, dall'oro, verso nuovamente il dollaro. Questa è stata la notizia che ha, innescato il crollo. L'argento è così passato da $121 l'oncia a circa $75 l'oncia, un crollo del 39%. Il peggior crollo in 44 anni, che ha fatto sparire trilioni e trilioni di dollari di valore in un attimo dal mercato. Stessa sorte è toccata all'oro, che come puoi vedere qui è passato da $5.600 l'oncia a circa $4.600 l'oncia, siglando un meno 16% immediatamente dal massimo a minimo nella prima battuta, quindi nella parte che io ovviamente sto analizzando. Il giorno seguente c'è stato un ulteriore deflusso che l'ha spinto fino a $4.400. Aspetta, questo è quello che hai visto, questo è quello che i media ti stanno mostrando, quello che tutti stanno dicendo. Più fiducia nel dollaro, più persone che prendono profitto, viste l'enorme performance di oro e argento, uguale un crollo significativo, pesante, sì, ma che ci si poteva aspettare. Insomma, qualcuno ha tirato lo sciacquone. Ma questa è la superficie, questo è ciò che è successo, perché scavando a fondo ho scovato delle coincidenze interessanti, coincidenze che ti elenco adesso una e per una qui, in modo che tu possa poi trarre le tue naturali conclusioni. Prima di partire, ovviamente non sto asserendo nulla, lungi da me l'accusare di manipolazioni di mercato lor signori, quelle bravissime persone incravattate a capo della Fed, piuttosto che delle grandi banche, dei grandi fondi che lavorano così duramente ogni giorno per il bene nostro e di tutta la comunità. Quindi non sto accusando nessuno, sto semplicemente leggendo dei dati qua in famiglia, tra amici, nulla di più. Partiamo con le coincidenze. Prima, uno dei mercati più importanti al mondo per i metalli, proprio il giorno del crollo, mentre tutto stava crollando, è andato offline. Non si poteva fare buy the dip, insomma non si poteva fare assolutamente nulla. Parliamo del London Metal Exchange. Prima coincidenza interessante. Seconda coincidenza, i sistemi di HSBC, anch'essi offline. Così come il London Metal, ahimè, anche la seconda banca più esposta in short sull'argento casualmente è andata offline. 3, e qua iniziano le cose interessanti, perché se finora potevano essere coincidenze, da adesso le cose diventano molto più interessanti. Reuters, una famosa testata giornalistica in ambito finanziario, pubblica una notizia falsa. Si legge: gli USA interrompono il supporto ai metalli strategici. Ovviamente una roba del genere che cosa può fare se non innescare un crollo?
se non portare panico. Gli USA che interrompono il supporto ai metalli strategici, quindi di fatto oro, argento, boom, porta il crollo. Subito dopo il Dipartimento dell'Energia statunitense smentisce dicendo, leggo testualmente perché è importante, notizia falsa e deliberatamente fuorviante. Deliberatamente, quando il Dipartimento dell'Energia ti dice chiaro e tondo, notizia falsa e deliberatamente fuorviante, bisogna preoccuparsi, perché sentire deliberatamente mi fa venire veramente la pelle d'oca. Non sono riuscito a trovare l'articolo intero, ma cerco un modo per riuscire ad averlo e poi te lo condividerò. Perché? Perché Reuters ha poi rieditato più e più volte l'articolo cambiandone di fatto il contenuto. Quindi ha lanciato il sasso, dopodiché ha nascosto la mano. Questo è il senso. Arriviamo al quarto punto, quello più, secondo me, succulento. Il CMA, cioè il Chicago Mercantile Exchange, aumenta improvvisamente i requisiti di margine per oro e argento. Per l'oro del 33%, per l'argento del 36%. Detto semplice, se stai tradando carta in leva, quindi futures, bene, ti obbligo a mettere più soldi sul tavolo per mantenere la tua posizione aperta. Se non aggiungi quei soldi, ti liquido la posizione. Questa è una manovra forzata, sono loro che ti obbligano a vendere a meno che tu non aumenti il margine. Cosa significa? Rendiamola semplice. Immagina di voler comprare $100.000 di argento. Ecco, grazie alla leva, tu puoi mettere solo $10.000 di tasca tua e prendere in prestito $90.000 da CME per aprire la tua posizione. Ora, finché il prezzo sale sei contento, quando il prezzo scende inizia a sudare un po' freddo, però tendenzialmente tu hai messo un margine tuo di base di 10.000, hai aperto una posizione da 100.000. Poi un giorno CME decide di aumentare del 30%, quindi dice, uè Ciccio, tu hai aperto con 10.000 di margine, bene, oggi ti serve il 30% in più, quindi mi devi mettere non 10.000 ma 13.000, quindi aggiungimi 3.000. Che cosa fai? Puoi aggiungerli, puoi non aggiungerli. Il grosso del problema qual è? È che qua parliamo di innanzitutto numeri molto più grossi, quindi parliamo di milioni da aggiungere, non $3.000. Ma il secondo problema è che la maggior parte di queste posizioni vengono gestite da automazioni. Parliamo di trading algoritmico, non c'è l'omino che da casa fa trading. Parliamo di grossi enti, fondi che fanno trading algoritmico. Algoritmi che nel momento in cui io ti alzo il margine sono tendenzialmente progettati per liquidare la posizione, per chiudere, perché hanno un tot di budget da usare e quel budget usano. Questo che cosa fa? Innesca vendite. Perché se io ti aumento il margine all'improvviso, e qua parliamo proprio del picco, quando l'argento, l'oro hanno raggiunto il picco, esce la comunicazione, aumenta il margine, scatena per forza di cose onde di liquidazioni che portano inevitabilmente il prezzo a crollare, perché molti sono obbligati a chiudere le posizioni, a vendere. E questa è la prima parte, perché c'è una seconda parte, perché devi sapere che quel giorno la CMA, oltre ad aver aumentato i margini, ha anche chiuso un occhio sulle sue stesse regole. Come mostrato anche dal noto economista Chris Martenson, la CME ha violato di fatto le proprie regole. Leggo testualmente. Dovevano bloccare contrattazioni nel momento in cui ci fosse stato un calo almeno del 10%. Cosa hanno fatto? Hanno chiuso un occhio e hanno lasciato che il prezzo crollasse, cosa che non avrebbero fatto nel caso invece opposto, se ci fosse stata un'esplosione importante al contrario. Quindi anziché bloccare, come avrebbero dovuto fare, hanno lasciato correre, lasciando quindi che le liquidazioni avvenissero una dopo l'altra e facendo crollare drasticamente il mercato. E se già questo ti è sembrato strano, arriviamo a un altro dettaglio che cambia ancora una volta la nostra visione. Ancora una volta un'altra parte molto interessante. Perché mentre il retail veniva letteralmente macellato, qualcuno chiudeva posizioni in profitto, quindi qualcuno perdeva soldi, dall'altra parte qualcuno faceva shopping ai minimi e guadagnava barche di soldi. I numeri che sto per mostrarti probabilmente ti faranno balzare dalla sedia, però io te li mostro. Questo che vedi qua è un report del COMEX datato febbraio 2026 e che riporta come data il 30 gennaio 2026 come data effettiva di esecuzione. Che cosa ci mostra? Ci mostra sostanzialmente gli scambi di metallo fisico, in questo caso delle maggiori banche. Vediamo gli issued e gli stopped, cioè il metallo fisico spedito e
invece quello stoppato, quindi ricevuto. Vediamo che le maggiori banche mondiali hanno in questo contesto preso un sacco di metallo di fatto, e Morgan Stanley in particolare, come possiamo vedere, ha chiuso il suo short, perché quando parliamo di issued stiamo parlando di metallo inviato. Metallo inviato vuol dire che è stata chiusa una posizione che viene poi regolata inviando metallo, quindi probabilmente proprio uno short. È stato chiuso, appunto, come puoi vedere in questa foto, ad un prezzo di $78.29 per l'oncia. Il 30 gennaio ha chiuso, vediamo, in issued 633, quindi JP Morgan Securities ha di fatto probabilmente chiuso uno short esattamente sul bottom, intorno al bottom. Perché infatti il bottom è stato, come puoi vedere in questa foto, circa 76,83 quel giorno. Quindi più o meno siamo lì, qualche dollaro di differenza. Non è stato solo lui, anche tantissime altre banche hanno fatto lo stesso. E parallelamente, anzi, hanno accumulato un sacco di argento proprio sul bottom, aumentando le loro riserve. Come hai visto, tutti gli ordini stopped, 58 per Deutsche Bank, 20, 40 per HSBC, Wells Fargo 122, la stessa JP Morgan 147, di fatto hanno sul bottom riaccumulato, e infatti c'è stata poi una ripresa abbastanza veloce dopo il crollo. Andiamo a vedere anche adesso l'oro, te lo vado a condividere e ti leggo i dati. Nel caso dell'oro, le maggiori banche mondiali hanno chiuso posizioni short, perché sono in issued, ad un prezzo medio di $4.713 l'oncia. Ancora una volta praticamente il bottom della giornata, perché il bottom è stato a $4.622. Qui hanno chiuso a $4.713, siamo là vicini. Anche in questo caso, coincidenza curiosa. Sembra quasi che qualche banca avesse degli short aperti da andare a chiudere. Non sappiamo se hanno chiuso in profitto, se hanno chiuso in perdita, se hanno chiuso in pari, però sappiamo che hanno chiuso proprio su quel bottom degli short che avevano aperto. E questo dovrebbe, secondo me, farci triggerare il beneficio del dubbio di ciò che è successo. Arriviamo quindi all'ultima parte di questo video, cioè quella che io definisco surreale, perché l'argento che crolla suppone che ci sia una domanda debole. Nella mente di una persona sana, normale, si pensa, ok, l'argento sta crollando, l'oro sta crollando, vuol dire che c'è una domanda debole. In realtà la domanda sull'argento e l'oro fisico ha raggiunto le stelle. C'era una scarsità enorme. Come puoi vedere in questa foto, sul sito di Golden State Mint, una delle più grosse zecche private, è comparso il banner, così come è comparso anche in tantissime altre zecche e banchi di metalli, che diceva sostanzialmente c'erano dei ritardi, c'era molto volume, molta richiesta, e quindi molte cose non potevano essere di fatto spedite o trattate, commerciate velocemente. Quel giorno, tra l'altro, come ho detto, la maggior parte di argento era sold out praticamente ovunque. La cosa divertente è che c'è stata una scissione tra prezzo di oro e argento fisico da quello cartaceo. Ed ecco perché ho detto che sono due mondi separati, e oggi ce ne rendiamo conto, perché la grande carenza che c'è dal lato dell'argento fisico sul cartaceo non viene rispecchiata nel prezzo. Il prezzo è crollato, ma il prezzo del fisico è rimasto più alto. Cosa vuol dire? Vuol dire che i banchi, non avendo più tanto argento, per vendere quello che hanno aumentato esponenzialmente i loro margini, hanno aumentato quelle che sono le fee, le commissioni. Quindi sì, avrai magari $75 l'oncia di argento, ma quindi di argento vero che stai comprando come quotazione che è allineata a quella del mercato futures, ma in realtà pagherai un premio talmente alto che ti porterà quel prezzo a $120-150 anche l'oncia. E ancora una volta ti invito a guardare un banco dei metalli e vedrai che quando andrai a comprare avrai proprio questa discrepanza di prezzo. Quindi mentre il prezzo del cartaceo è stato fissato, ha raggiunto adesso i $75 l'oncia, il fisico viene ancora acquistato ad un premio che porta il prezzo reale a 120 o a 150 addirittura dollari l'oncia in determinati casi. Questa è la carta contro la realtà. La carta può essere manipolata, ma la realtà no. Non posso stampare più argento, non posso stampare più oro. E cosa fanno gli smart money in questo contesto? Mentre le persone comuni stanno lì a vendere, ecco gli smart money che accumulano. E ce ne rendiamo conto vedendo le quotazioni delle aziende minerarie, che tendenzialmente, quando ci sono dei crolli sul mercato,
quindi dei crolli così importanti sui prezzi di oro e argento, tendenzialmente le azioni minerarie aumentano, sovraperformano quei crolli, perché possiamo vedere un po' le azioni minerarie come delle leve, se vogliamo, sul posizionamento di argento e oro. Quindi se l'argento scende del 10%, la maggior parte delle volte le azioni minerarie scendono magari del 20%. Questa cosa non sta succedendo. Adesso abbiamo, per esempio, come puoi vedere in questa foto, l'argento che è sceso del 39%, l'oro che è sceso del 20%, ma i miner, le aziende minerarie, come puoi vedere nel Global X Silver Miners, l'ETF appunto che racchiude al suo interno la maggior parte di queste azioni, non è scesa così tanto, appena il 20%, quindi meno del metallo in sé. Cosa significa? Significa che gli smart money non stanno vendendo, sanno benissimo come sta andando il fisico, sanno benissimo quanto sia importante, sanno benissimo che le azioni minerarie stanno facendo bene, perché continuano a produrre fisico e continuano a commercializzarlo ad un prezzo discostato da quello del metallo cartaceo. Ergo, gli smart money sono consapevoli che non è finita. E attenzione, non vuol dire che l'argento e l'oro non possano crollare ulteriormente, non vuol dire che non ci possa essere un ulteriore crollo del 20, del 30, del 40%, del 50% su oro e argento, ma attenzione, quanto può durare è quello che dovremmo chiederci e soprattutto come reagisce il mondo fisico. Perché, vedi, mettiamo insieme i pezzi. Abbiamo avuto una narrativa che ha spinto per un dollaro debole. Un'azione che ha creato confusione andando a piazzare una figura chiave alla Fed che tendenzialmente lavora per un dollaro più forte piuttosto che debole, quindi crei confusione. Quando c'è confusione il retail va in panico. 3. Alzo improvvisamente i margini, faccio chiudere e liquidare un sacco di posizioni innescando un crollo dei prezzi. 4. Le banche chiudono operazioni in profitto, short, e iniziano a guadagnare dai long accumulando di fatto metallo fisico. In tutto questo, metallo cartaceo ha un prezzo e metallo fisico ha tutto un altro prezzo. Ancora una volta, non voglio fare il complottista, ma qualche dubbio, se permetti, mi è venuto. Il problema non è sparito, perché sì, magari hai manipolato i prezzi, sì, hai fatto crollare il prezzo del cartaceo, ma lato fisico i premi sono ancora alti. Il metallo, l'argento, l'oro sono ancora scarsi. C'è una grande richiesta di argento per ciò che sta avvenendo, per quella che è la transizione che stiamo vivendo tecnologica. Di fatto non è cambiato assolutamente nulla da questo punto di vista. Hai manipolato il prezzo? Ok, ma lì l'argento fisico è ancora scarso, l'oro fisico è ancora scarso. Non è che hanno aumentato l'argento o l'oro, non è che hanno aumentato la quantità di miniere, non è che è crollata la domanda. No, abbiamo ancora pannelli solari che richiedono argento. Abbiamo ancora veicoli elettrici, abbiamo ancora data center, abbiamo ancora un sacco di roba che richiede argento e richiede oro. E in tutto questo c'è un buco di decine, di centinaia, di milioni di once ogni anno rispetto a quella che è la produzione reale di argento e la richiesta reale di argento. C'è un buco e questo buco non viene colmato manipolando il prezzo. Ci si può provare, si può provare a renderlo più economico, ma la domanda è quella. E la produzione è ancora quella. Il prezzo del cartaceo può essere manipolato, il metallo fisico non lo manipoli. Cosa possiamo trarre quindi in conclusione di questo video? Che la leva è un gioco da sadici, può diventare letteralmente molto pericolosa, trasformarti in carne da macello, mentre il fisico è tutto un altro ambito, soprattutto se ci si posiziona su orizzonti temporali molto lunghi. La storia che ti ho raccontato oggi quindi è una storia intrigante che ruota attorno a giochi di potere, controllo economico, meccanismi contorti che portano a ridistribuire la ricchezza, a prendere dalle tasche di alcuni per portare verso le tasche di altri. Ricorda però sempre questo: nel sistema che viviamo, chi controlla i margini, chi controlla i flussi, chi controlla gli algoritmi, chi controlla l'infrastruttura vince sempre. Non perché sia più intelligente, ma semplicemente perché conosce e decide le regole del gioco e le pilota a proprio vantaggio. Ora tutti parlano del nuovo chair della Fed, ma Wall Street alla fine non è così difficile da comprendere. È brutale, questo sì. Ma quando capisci il meccanismo, quando capisci cosa sta succedendo, quando capisci che al di là delle notizie, sotto sotto avvengono manipolazioni, avviene uno schifo incredibile, quando tu comprendi che sotto la superficie la solfa rimane la stessa,
ecco che inizia a vedere in modo più lucido, perché il dollaro, che diventi più forte domani o dopodomani, è comunque progettato per svalutarsi, è comunque tendente a diventare sempre più debole rispetto agli asset. Parallelamente, nell'economia che stiamo vivendo, argento, oro, terre rare, insomma tutte le risorse importanti, fondamentali per quello che sta succedendo, amico mio, quelle continueranno a crescere. Che poi ci siano deflussi, crolli, meno 50%, è quello che vogliamo, se guardiamo a questo tipo di risorse non con l'ottica dello speculatore, devo prenderle per guadagnare, ma con l'ottica del proteggere il proprio potere d'acquisto nel lungo termine, allora il discorso cambia. Questa roba qui non ce ne frega. Spero con questo video di averti raccontato un'altra faccia di quello che è successo. Ancora una volta non voglio incolpare nessuno di manipolazioni, soprattutto lor signori, ma i dati ci raccontano qualcosa e quel qualcosa era giusto che qualcuno lo portasse a galla. Ti ringrazio per essere stato qui con me, ti ricordo qua sotto ti lascio il link per Solidus, se vuoi acquistare, vendere, spendere o farti inviare oro fisico. Oggi posso dire, dopo aver provato per diversi mesi l'app, è sicuramente in Italia la via più semplice, economica e comoda per acquistare in comodità oro fisico. Un abbraccio e ci vediamo nel prossimo video.